A volte, capita di trovarsi nella situazione in cui bisogna spedire con urgenza un pacco tramite corriere. Ad esempio, per effettuare piccoli traslochi, o per fare un regalo ad un amico o ad un partner, oppure per un oggetto usato che è stato venduto tra privati su qualche sito di annunci come eBay, ePrice o subito.it. Tuttavia, se non sei un venditore professionale che spedisce di frequente, ma devi spedire urgentemente un pacco, e non riesci a reperire una scatola di cartone a misura, non preoccuparti in quanto in caso di emergenza, puoi ugualmente realizzare ciò di cui hai bisogno in pochi minuti riciclando un foglio di cartone ondulato. Segui attentamente le istruzioni in questo video tutorial, per capire come si realizza da soli una piccola scatola di cartone resistente, per spedire un pacco in totale sicurezza. Nell'esempio mostrato in questo video, è stata realizzata una scatola cubica, idonea a contenere una normale macchina fotografica. Le misure della scatola sono di circa 20 cm la larghezza, per 20 cm la profondità, per 20 cm l'altezza. Ovviamente, per spedire oggetti più grandi, si può adottare lo stesso metodo ma adoperando fogli di cartone di grandezza maggiore. L'occorrente per realizzare la scatola è facile da reperire. Dovrai avere a portata di mano un foglio di cartone ondulato da imballaggio, almeno 90 x 90 cm di grandezza, e 4 o 5 mm di spessore. Il foglio di cartone lo puoi trovare facilmente vicino a qualche cassonetto di raccolta della carta, nei pressi dei negozi di elettronica, di elettrodomestici, o nei supermercati vicino casa. Solitamente nei negozi, per i grandi imballaggi, i scatoloni vengono distrutti. Quindi, puoi trovarli già ridotti in fogli a fianco ai cassonetti. Verifica sempre che il foglio sia pulito e preferibilmente senza nastro o etichette adesive. Inoltre, dovrai usare un righello, una penna, un taglierino, una tavola o un tagliere da cucina di legno e del nastro adesivo resistente per pacchi, largo almeno 50 mm. Come realizzare una scatola di cartone resistente da imballaggio fai da te? Procediamo. 1. Su un piano di lavoro, appoggia una tavola o un tagliere di legno pulito e asciutto. Di quest'ultimo, puoi farne a meno se esegui il lavoro su un banco da officina. 2. Posiziona sul piano di lavoro un foglio di cartone quadrato da almeno 90 cm, e appoggia l'oggetto da spedire esattamente al centro del foglio. 3. Con un righello e una penna, traccia 4 linee a formare un quadrato intorno all'oggetto. La lunghezza delle linee deve essere di mezzo centimetro più del normale, in quanto bisogna tener conto delle pieghe del cartone. Quindi, per una scatola i cui lati devono misurare 20 cm, traccia delle linee di 20 cm e mezzo. 4. Ora, per agevolare la piegatura del foglio di cartone, con il taglierino devi intaccare le linee del quadrato disegnato al centro del cartone ma solamente in superficie, facendo attenzione a non trapassare il cartone. Con attenzione e mano leggera, affonda appena la punta del taglierino sul cartone per intaccare le 4 linee del quadrato. Poi, fai scorrere un dito con una lieve pressione lungo gli intagli per creare il solco per la piegatura del cartone. Con la penna e il righello, traccia altre 8 linee rette in corrispondenza dei 4 angoli del quadrato centrale. Una volta segnate le linee, vedrai che il cartone verrà diviso in 9 aree un po' come nel disegno del gioco del tris. 6. Posiziona una tavola o un tagliere di legno sotto il cartone, e con il cutter, taglia di netto le 4 linee tracciate, sia nella parte destra che in quella sinistra del cartone. Le altre 4 linee rette in basso e in alto, vanno solamente intaccate e solcate con le dita come già fatto per il quadrato centrale. In sintesi, per rendere chiara l'idea di ciò che devi realizzare arrivati fino a questo step, osserva la riproduzione fatta su un piccolo foglietto quadrato di carta. Questo
È ciò che devi ottenere con il foglio di cartone grande ondulato. 7. Inizia a dare forma alla scatola. Piega la parte destra appena tagliata, poi piega e sovrapponi alla stessa il lato adiacente. Se intendi creare una scatola identica a quella condivisa in questa guida, allora probabilmente, come vedi in figura, ci sarà del cartone in esubero. Quindi, per far combaciare correttamente gli angoli della scatola, segna con una penna il pezzo che andrà tagliato e scartato. Lo stesso procedimento andrà fatto anche quando piegherai l'altro lato del cartone. Consigliamo di conservare gli scarti di cartone, in quanto possono essere utilizzati sul fondo della scatola per ammortizzare dagli urti l'oggetto imballato. 8. Come puoi vedere, una volta tagliati gli scarti, puoi iniziare a piegare e sovrapporre tutti i lati del cartone per formare la scatola. Con le mani, comprimi sui lati per aggiustare la forma quadrata del cubo, e magari facendoti aiutare da un'altra persona, blocca i 4 lati con un primo giro di nastro adesivo per pacchi. Applica altro nastro adesivo, sia nel bordo basso che in quello alto per bloccare definitivamente la scatola nella sua forma a cubo. Applica delle strisce di nastro adesivo anche lungo i 2 angoli aperti. Poi, con il taglierino, incidi internamente, senza trapassare il cartone, anche le 4 pieghe superiori che servono per la chiusura della scatola. 9. Arrivati a questo step, la scatola è pronta per l'imballo definitivo. Usa gli scarti di cartone per irrobustire il fondo della scatola e inserisci l'oggetto da spedire all'interno della scatola. Riempi la scatola con polistirolo espanso, gomma piuma sagomata, trucioli di carta o patatine riempitive di polistirolo. Chiudi e sigilla la parte superiore della scatola con il nastro adesivo. Disegna con il nastro adesivo una H, sigillando tutte le possibili aperture, tanto nella parte superiore quanto sugli angoli. Tieni presente che per la scatola fai da te realizzata con il metodo condiviso in questo tutorial, non è necessario sigillare con il nastro la parte inferiore esterna del fondo. Come puoi vedere, la scatola è pronta ed è in grado di consentire alla tua spedizione di arrivare a destinazione in buone condizioni. Seguici anche su lavoricreativifai-da-te.com e sulla pagina Facebook. Se il video ti è stato utile, sostieni EDZ Diffusion Channel. Effettua l'iscrizione, lascia un like e attiva la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video. Grazie.